presentiamo una tecnica di filatura che ha uno sviluppo piuttosto diverso dalle altre. Nella filatura Corespan il punto di partenza è un filo già completo che costituisce appunto il core, ovvero l'anima del nostro filato artistico. Vediamo innanzitutto come scegliere il filo da usare come anima. Preferibilmente non dovrebbe essere fatto a mano, perché durante la filatura questo filo sarà piuttosto sollecitato. Perciò la prima caratteristica che deve possedere è la robustezza. Per la stessa ragione è bene che sia formato da capi multipli e non da un singolo stoppino. Quindi dovremo scegliere un titolo non troppo sottile, perché almeno all'inizio dovremo combattere con l'eccesso di torsione. Passiamo quindi alle fibre più adatte a questa tecnica. Di fatto, i risultati più artistici e sofisticati si ottengono con miscele di fibre animali e vegetali. I blend cardati con tavola o cardatrice sono i migliori, perché tutte le sfumature appariranno in sequenza una dopo l'altra nello sviluppo del filato. Per fare pratica possiamo partire con un nastro pettinato. Prepariamo la lana aprendo molto bene le fibre e dividendole in piccole quantità, in modo che stiano facilmente nel palmo di una mano. Ora agganciamo il filo core al filo guida della bobina e iniziamo a pedalare piano, in modo che i primi 15-20 cm si avvolgano semplicemente su se stessi e si montino nel volano e sulla bobina. Agganciamo le prime fibre tenendole nella mano destra e avvicinandole al filo core che si sta torcendo su se stesso. Vediamo che la lana si aggrappa e inizia ad arrotolarsi sul core nel punto in cui si incontrano. La mano sinistra, nel nostro caso, tiene il core racchiuso con la base del pollice, lasciandolo scorrere sul palmo, mentre la mano destra dosa la fibra ad arrotolare. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la velocità di pedalata e la quantità di fibre che lasciamo incorporare intorno al core. Il primo aspetto a cui fare attenzione è aprire bene la fibra e lasciare che, anche se lentamente, il core proceda verso la bobina senza fermarsi. Terminate le fibre, lasciamo che l'ultima porzione si agganci al core ancorandosi ad esso. Una volta capita la tecnica, passiamo ad analizzare il filato che si produce. La forma innanzitutto è molto diversa. Le fibre non sono stirate e sollecitate come nei fili tradizionali. In questo caso vengono solo arrotolate. Il filato Corespan non ha bisogno di essere ritorto, perché una volta padroneggiata la torsione risulterà abbastanza robusto e stabile da non rompersi o arricciarsi come i capi singoli di un filato non doppiato. Tecnica con bat cardato. Lo sviluppo particolare dei colori nel Corespan risulta ancora più evidente se usiamo bat di fibre differenti, perché vedremo che la disposizione delle fibre si sussegue quasi come un tubolare di cilindri concentrici. Inoltre, le fibre miscelate con le spazzole o la cardatrice risultano più ariose ed aperte e facili quindi da dosare in strisce. Notiamo come le diverse fibre miscelate siano libere di posizionarsi sul filo, esaltando le proprie caratteristiche e colori. Tecnica con bat a gradienti. Un'applicazione perfetta per il filato Corespan è la creazione di un filato gradient. Nel nostro esempio abbiamo un bat formato da 4 colori miscelati, in modo che tra una sezione di colore solido e l'altra i toni risultino sfumati e allo stesso tempo ci sia una variazione di colori evidente. Suddividiamo le fibre in ordine facendo attenzione a disporle in sequenza per essere sicure di filare le parti di ogni sezione omogenea e poi passare alla successiva in transizione. Partiamo ad agganciare le fibre della prima banda di colore e procediamo fino ad arrivare alla prima variazione. E vediamo che i colori si sfumano passando dal primo al secondo. Andiamo avanti in questo modo fino alla fine.
Il filato ottenuto sarà di effetto, soprattutto se sceglieremo colori contrastanti e non troppo simili. Osservando il filato finito, vediamo come l'effetto gradient sia particolarmente esaltato dai colori.